Ok, ciao Barbara, siamo qui con Anna. Ciao, buonasera. 5, 4, 3, 2, 1. La visualizzo di fronte a me. Mm, È davanti a uno specchio e di profilo. Io vedo la sua spalla sinistra e si guarda in uno specchio e si spaventa rispetto all'immagine che vede. Cosa vede? Mi avvicino, si guarda e nel suo stomaco e nel suo addome c'è come un tunnel all'indietro. E all'interno di questo tunnel si vede tanto buio. E, oltre al buio, di tanto in tanto si vedono dei vermiciattoli tutti intorno, quindi è una scena un po' pesante. Si dà e ci dà l'autorizzazione, Anna. Sì, Come? ci guarda e ci dice che abbiamo l'autorizzazione a lavorare su lei perché ha bisogno di aiuto. Come definisce Anna in eterico questo giorno? Vuole che non sia un giorno come tanti altri, vuole che sia il giorno della risoluzione. Anna adesso ha in braccio un gatto. Cosa pensa di questa sessione il suo gatto? Dice che la aiuterà a collegarsi con se stessa e col mondo sottile affinché lei possa veramente risolvere le sue questioni interiori. Va bene. Come si intitola questo progetto in cui Anna si sta trovando a vivere? Il nuovo dipinto, il nuovo ritratto di me. Come si chiama la sua anima? Già Pal, Il suo spirito? Ios, Vibrazione di Anna. 30.000, La tua, Barbara. 280.000, Consapevolezza. In percentuale di consapevolezza sul 100%. mhm, 36, Anima. mm, 7, Vite precedenti parallele. 437.121. Capacità medianiche. Cervello. Una percentuale che si aggira sempre tra i 7, 10 e 11. 8, Suscettibilità ipnotica. Da 0 a 100. 32, Quanto è nella 3D e di conseguenza sul 100% il resto è nella 4D. mhm. 3D, 52. Quanto vuole sapere veramente come stanno le cose, la vivacità animica. Mm. Solitamente è tra il 97 e il 100%, se no la gente non fa una sessione. 98 e mezzo.
Va bene, chiamiamo Barbara nel cinema, il fratello. Arriva, claudicante, zoppicante, con molta fatica. E la visualizzazione che ho di lui è che cammina a fatica anche perché ha tante reti sulle braccia, sul corpo, come se fosse imprigionato, Reti come... tipo pesca. Esatto, reti di pescatori, esatto. Dove si siede nel cinema è molto interessato, poco interessato, avanti, Molto indietro. interessato davanti a lei. La cognata, la moglie del fratello. Si siede di fianco a suo marito. Arriva subito, scattante, e si mette di fianco a lui. Non la vedo ben predisposta. È venuta per imparare. Più per giudicare. Qui non si viene per giudicare, per spiare, per rompere. O si viene per imparare ad assistere, o c'è uno se ne deve andare. Mm. Dice che lei non va via perché è accanto al marito, che ha bisogno di lei. No, no, ma il cinema è mio e ci sono le mie regole. Quindi o viene per imparare e capire le cose, o non può stare, se ne va. Dice che va bene, imparerà. Facciamo venire anche l'amica. Mhm. Si meraviglia di questo invito, però arriva e si siede dal lato opposto del fratello, Ok, perché si meraviglia. Spesso lei con Anna parla di consapevolezza, e forse anche di ipnosi. perché è una persona che non è abituata ad essere presa molto in considerazione. Quindi è stupita di questo invito. Va bene. Viene qualcun altro, spontaneamente? I suoi genitori vengono, non sono insieme, vengono ognuno per conto suo Mhm. e si siedono opposti, il papà da un lato e la madre dall'altro lato. Ok, dimmi, dimmi. No, 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 volevo dire che vedo il papà sedersi, diciamo, distante anche dal fratello, però sullo stesso lato e la madre nell'altro posto. Ok, i disincarnati solitamente, perché i genitori sono disincarnati, io non li chiamo nel cinema in generale, li chiamo in un'altra sede. Comunque, se vogliono venire nel cinema, nessuno glielo impedisce. Ok. Come vedi il padre? Lo vedo ancora con basse frequenze. È austero, è rigido e proprio dalla mimica facciale sembra già arrabbiato, contrariato. La madre la vedo più dolce, sofferente. Quanti anni sono passati da che sono mancati, Anna, più o meno? Mm, mm. Fammelo anche con le dita, se vuoi, così. Papà, papà 8 anni, mamma 8 anni, tutte e due 8 anni. Ok, in 8 anni non hanno metabolizzato nulla nell'oltre. Non vedo un grande percorso, vedo che è come se loro fossero fermi, fermi nelle loro condizioni. Il papà fermo nella sua posizione, la madre ferma nella sua sofferenza.
Va bene. Barbara, andiamo alla telefonata di Anna con il fratello. Che succede? Allora, in eterico, appena mi hai detto la telefonata, ho sentito che, cioè ho visualizzato, scusami, il cranio sia di Anna che del fratello. Li ho visti uno di fronte all'altro e ho visto impianti in lui ed in lei collegati. Ho visto dei fili conduttori tra lui e lei. Ehm, Lei, Anna. sì, ho visto degli impianti collegati in entrambi. Quindi è come se loro si influenzassero anche a distanza. E quindi tutto ciò che accade a lui si riflette anche su lei e viceversa. Loro sono connessi. Vediamo le entità eteriche di Anna. Posso dire un'altra Sì, cosa? sì. Ehm, rispetto alla gravidanza perduta e al bambino o bambina che è morto a 3 anni, vedo anche loro e vedo anche loro collegati ai medesimi impianti. I fratelli di Anna. Sì, sono tutti e quattro insieme. La bambina non nata e l'altro sono disincarnati presenti qui adesso. Sì. Vediamo le entità eteriche di Anna. Prego. Vedo entità aliene, vedo dei grandi laboratori e vedo computer, informazioni e una figura responsabile principale che appare come un umanoide che ha al suo seguito uno staff ehm, e che si presenta proprio, mi dà un nome e ci saluta. Come si chiama? Mi arriva di nuovo Ios, Vabbè, e di che natura è? è umanoide, Poi, non vedo altro. entità mentali. Vedo una grossa zecca, sai, di quelle che attaccano gli esseri umani proprio, una zecca, che è nera e ha accanto un'altra entità che è un ragno gigantesco e vedo una terza entità che è uno scarafaggio. Beh, ma sono eteriche. Sì, le vedo comunque, mi vengono davanti agli occhi ugualmente. Eteriche, non Mm. mentali. Le vedo nel mentale, vediamo se hanno un significato. Scarafaggio, ragno e zecca. Sì, allora la zecca è come se si scoprisse, come se si aprisse e lasciasse un biglietto con un messaggio ed è io posso rovinare la vita di tutti, porto sfortuna. Dimmi. Quindi diciamo che potrebbe essere un'entità mentale sfortuna, che poi tu visualizzi come una zecca. Sì, mi si presentano come queste immagini, ma sono molto reali, molto vivide. Vedo il ragno ed è tutti hanno paura di me.
vedo lo scarafaggio ed è io vengo ripudiata da tutti perché faccio senso a tutti. Quindi sfortuna, paura, ribrezzo. Mhm. Ci sono degli impianti di Anna eterici e o mentali. Mentali, ne ha piena la calotta cranica. Li vedo principalmente lì, sì. Dietro le orecchie, all'attaccatura delle mandibole, nel mento, mm, nella fronte e poi tutta la parte superiore. Saranno almeno un 26, 27. Come sono fatti? Delle palline, dei fili? No, sono placche. È presente i magneti a volte per tenere il cellulare in macchina fermo? Mhm. Quelli più o meno così grandi e con un piccolo spessore, come se fossero, come se si fossero fusi con la struttura cranica, come se fossero entrati dentro. Chi le ha messi? Le ha messi lei. Con Mhm. l'ausilio di quale entità? Con iOS. Perché? Perché mi dice che lei non si è mai sentita importante, non ha mai rivestito un ruolo importante, non come lavoro, ma proprio nel cuore di qualcuno. Sente di avere avuto poco amore, di essere stata cresciuta, senza un reale attaccamento, come se l'avessero messa al mondo, in maniera, diciamo, distratta e per punirla di essere venuta, di essere nata, l'avessero utilizzata ehm, per fare le cose che gli altri non volevano fare, come se loro si fossero riscattati con lei della sua nascita. Parlo dei genitori. Perché riscattati in che senso? Nel senso, tu sei nata, io non ti volevo e allora per questo tu farai delle cose per me. Io non ti amerò, non ti darò ciò che è necessario per te e tu, poiché hai voluto nascere, quindi sei andata contro la mia volontà, io ti punisco rendendoti mia schiava. Mm. Va bene. Il giorno, la causa esoterica per cui al fratello è venuto un problema di salute, noi difficilmente possiamo vederlo perché la sessione non l'ha richiesta il fratello, ma Anna. Però possiamo vedere cosa è successo quel giorno in cui Anna è andata a trovarlo in ospedale. Mhm. Hanno fatto in modo di non farglielo vedere subito, poi forse l'hanno sedato, poi l'hanno fatto vedere sedato. È nata 10 giorni prima del tempo. Questo lo vediamo dopo. E poi dopo un po' le hanno detto di non tornare mai più. Ehm, Energeticamente la connessione tra loro due porta un calo di frequenze in entrambi e a seguito di questa connessione entrambi si sentono scarichi energeticamente. Questa situazione è stata percepita anche dal fratello, che ha ammesso, nonostante il bene che le vuole, che è sincero e c'è
un bel legame, ammette a se stesso di sentirsi scarico perché le continue lamentele della sorella sulla vita sua, magari ehm, quando si sentono lei si lamenta della sua vita, magari del lavoro, delle problematiche che ha, dell'essere sola, avviliscono il fratello, abbassano le frequenze e quegli impianti che ha nella testa iniziano a fondere. Quindi questa situazione, più che addossarla alla moglie del fratello, che sicuramente c'entra perché vede suo marito stare male quando si sente con la sorella, è stata una, diciamo, non una richiesta proprio esplicita del fratello, però lui ha ammesso che sta male quando c'è lei. Riesco a Ok, spiegarne il sì, sì, sì. senso, non perché non le vuole bene. Ma qual è la causa? Gli impianti, ma Gli perché? impianti, perché essendo collegati entrambi, allora praticamente questi impianti come sono fatti? Loro ce li hanno, da quello che io visualizzo, sin da quando sono ragazzi, perché la vita familiare non è stata serena, non è stata spensierata, è stata pesante, è stata triste. Il papà lo vedo anche lui interessato dalla medesima interferenza e loro hanno quasi in automatico praticamente preso la stessa interferenza, si è espansa anche su loro e interferiscono l'uno con l'altro, compreso il papà e la mamma. Cioè questa famiglia è completamente impiantata con i medesimi impianti collegati tra loro sotto il controllo di IOS e quindi arrivano solo basse frequenze. Quando uno di loro interagisce con l'altro, si raddoppiano le frequenze basse e sembra che si respingano piuttosto che magari consolarsi. Riesco a spiegarmi? Sì. Torniamo alla telefonata. Che succede attraverso il filo del telefono, diciamo attraverso la connessione telefonica tra lei e lui, sorella e fratello? Lei manda basse frequenze, già col tono della voce, già con le parole. Lui assorbe queste frequenze perché tra i due lui è quello che tende ad adattarsi, è quello che cerca di risolvere il problema, è quello che cerca di preoccuparsi, di prendersi il problema e di risolverlo. Quindi vedo questa scarica energetica da lei involontaria, da lei a lui e nella sua testa lui dice io non ce la faccio più. Sono stanco di prendere tutte le preoccupazioni. Sono stanco che nessuno mi vede. Sono quello che ha dovuto sempre incassare senza tirare fuori e adesso sono pieno, sono stanco. Quindi vedo questo flusso energetico e questa scarica elettrica nella sua testa. È vero che ha firmato un documento in cui dice che non vuole vederla più? Chiede. Non lo vedo. No, no, questo no. Lui ha un grande sentimento per lei. Non è reale, assolutamente.
Ok, lei mi sta scrivendo che durante la telefonata gli ha fatto coraggio e non si è in qualche modo lamentata. In realtà forse Barbara si riferisce al tono di voce, no, non al Sì, perché lui fatto. già sa, esatto, che magari la sorella ha tutte queste problematiche e magari il sentirla acuisce quel ricordo. Sì, sì, ma sicuramente non parte da lei, eh. È lui che è abituato a fare da raccoglitore, lo fa anche nella sua famiglia. Non è una colpa, è un suo modo di essere. Ok, non c'è una fattura No, di nessun tipo. non la vedo sinceramente. Causa esoterica della sfortuna, che in realtà non esiste. Infatti non vedo una causa esoterica, vedo ehm, basse frequenze, vedo nuovamente lo specchio nel quale Anna si guarda e dice che lei non è abbastanza. Questa è la sfortuna, la sua attitudine a sentirsi poco, a non amarsi, a vedere sempre tutto con un occhio critico, giudizievole, che la porta ad entrare ciclicamente in delle frequenze molto basse, che non fanno altro che attrarre situazioni simili. Depressione. La depressione io la vedo collegata a quella della sua mamma. Quindi sento che attraverso questo sistema di impianti l'atteggiamento della madre era quello di deprimersi e lei ce l'ha dentro. Sembra che vuole reagire, sembra che vuole cambiare, ma tecnicamente non è convinta perché è cresciuta con questa idea di essere colpevole, di sentirsi un peso e quindi si sente anche per se stessa un peso. È questo che la attrae in una serie di circostanze che non fanno altro che peggiorare la situazione perché lei deve dimostrare a se stessa di essere un peso, che non le va mai niente bene. So che sembra contorto, però è così. Mhm. Procrastinare. Lei, sin da piccola, ha procrastinato attenzione, amore, l'essere vista e questa riconoscenza non è mai arrivata. Ecco perché la vediamo davanti allo specchio. Lei vuole specchiarsi per vedersi perché non è mai stata vista dagli altri, ma in realtà non vede la vera immagine di sé, vede l'immagine che le hanno dato gli altri. Lei ancora non sa chi è, ancora non sa realmente cosa porta dentro, qual è la sua immagine, qual è il suo desiderio, qual è il suo scopo, perché crede di volerlo attuare, crede di volere veramente vedere chi è, ma ne ha paura e quindi si benda con l'immagine che le hanno dato, con la quale è stata vestita per tutto questo tempo. Si inganna. Facciamo considerazioni sul lavoro. Dunque, lei lavora, poi non so se metterai veramente il viso, comunque lavora in una base militare mm, in Sicilia e vorrebbe fare altro, la life coach. La life coach non va, trova sempre lavori che non la valorizzano, ma all'interno di una grande base dove c'è comunque anche della ristorazione, dove ci sono una serie di realtà che non sono per forza militari, ma i militari sono uomini e donne che devono mangiare, no? Devono vivere, devono comprarsi dei vestiti, quindi tutto quello che ruota intorno alla base militare. Lei non gravita che lì.
sì, non gravita che lì perché è l'unico posto dove ha trovato un'accoglienza. In eterico io vedo come una relazione tra lei e l'umanoide. Infatti, IOS. Esatto. Io vedo dei figli eterici. Io vedo che loro hanno una vita insieme. Lì, Sì, dove lui rappresenta il suo papà, quindi colui che detiene l'ordine, il potere, il comando. E lei che si consuma dietro questa figura per avere una considerazione, cerca di muoversi, di cambiare aria, ma in realtà non si muove che di un passo perché ha paura che uscendo fuori da questa interferenza, da questo ambiente, ancora una volta nessuno possa vederla. Ha paura di rischiare realmente, di mettersi in gioco realmente. Quindi si costruisce un castello di bugie che non fanno altro che farle male e farla sentire ancora di più frustrata ed invisibile. Allo stesso tempo l'interferenza lavora per trattenerla, perché la prosciuga e la consuma e quindi le dà l'idea del movimento, quindi mi sposto come lavoro, ma beh, rimango sempre lì. ed è se nella base non è uno spostamento, non Esatto, è un cioè cambio cambiamento. mansione. Come dire, come quando dai il fumo negli occhi a qualcuno. Sì, ti lascio andare, così tu scegli di cambiare e io ti faccio cambiare, ma resti sempre qui. Cambi mansione, ma nello stesso posto. All'inizio della sessione, Barbara, eri a 280.000. Se tu andassi ipoteticamente a lavorare domani lì un giorno, 8 ore, che vibrazione avresti? Al di là del fatto che tu magari la gestisci, eccetera, ma inevitabilmente in una base militare, che succede? Si alza o si abbassa? Si O resta abbassa uguale? moltissimo. Di quanto? Vedo 73.000, E dopo un mese? lo vedo ancora in discesa. Sui 30.000 come Sì, Anna? Ok, sì, questa scala è la tua ovviamente, quindi io sto certo. cercando di... Sì, sì, Quindi sì. inevitabilmente la base porta giù. Sì, sì, E porta giù è assolutamente. inutile dire io qua, questa cosa però l'avevamo già vista Anna. Tuttavia, Anna dice io non sono più una ragazzina, non posso trovare facilmente lavoro. Esiste il lavoro nella città in cui abita, fuori dalla Esiste. base? Sì, Quanti ne esistono? ne vedo tre. Ok, stanno aspettando di essere individuati? Sì, li vedo possibili ed attuabili. Va bene. Proprio questo pomeriggio un'amica mi parlava di un libro che sta leggendo che parla delle future nuove tecnologie e questo autore, lei mi diceva, molto interessante questo discorso, anzi la ringrazio, la mia amica Alessandra, l'autore diceva che il fine reale delle nuove tecnologie, Cinivac, compresi, è quello di cancellare o oscurare un messaggio che c'è scritto nel nostro DNA di tutte le nostre cellule. E questo messaggio in soldoni, cioè stringi stringi, è che noi siamo i creatori della nostra realtà. Noi siamo dei. La cosa più importante di una AI è cancellare quell'informazione che è dentro di noi. Chiediamo all'informazione che lei è la creatrice del suo universo, di Anna, di presentarsi con una forma davanti a noi. Vedo una stella molto luminosa ed è davanti a noi. Nome della stella. Ergo, Ehm, Ergo è uguale in tutte le persone, compresa Anna?
Cambiano a volte l'intensità e le sfumature, ma il concetto è il medesimo. E Anna l'ha percepita questa sua caratteristica profonda negli anni? No, Perché? Nel senso, com'è possibile se è dentro di lei? perché le programmazioni mentali che sono state costruite nella sua personalità Mhm. le impediscono di percepire la sua esistenza, l'esistenza di questa informazione. A volte la intuisce ma non la afferra. Il centro della mente è il cervello e Mhm. le cellule del cervello hanno questa informazione. Ma è nascosta. Se questa informazione viene deviata da concetti che il corpo sperimenta, eh, che sono materiali, il non ti vedo, non ti ascolto, il corpo sperimenta un'abitudine a quel nuovo comportamento, a quella nuova informazione e quindi crede che quella sia reale. Ok. I tre lavori che ci sono nella città dove lavora, dove vive Anna, sono connessi a Ergo, Sì, sì, possiamo dirlo? sì, sì, li vedo connessi perché le danno la possibilità di creare la sua nuova chance. Quindi sono connessi, sì, La possibilità di vedere il fratello e di comportarsi come serenamente potrebbe fare una sorella con un fratello in ospedale è presente in Ergo, sì, quindi c'è un modo. sì, sì, assolutamente. Noi lo possiamo vedere, questo modo. Sì, io lo visualizzo e il modo sarebbe quello di interagire non direttamente con lui, di interagire con i familiari, anche con la moglie, e di parlarle in una maniera tranquilla e di chiederle, come se lo dovessi fare io, chiederei cosa ho sbagliato, cioè di andare in una maniera diretta, non sottomessa, ma tranquilla, con l'intenzione di avere realmente delle spiegazioni, non di giudicare quelle spiegazioni. Mhm. Va bene. Che altro, Barbara? La casa. Esatto. La casa la vedo completamente piena di impianti. La casa attuale. Sì, e la vedo situata in una zona geografica dove il terreno, l'aria ed il sottosuolo sono interessati da un'energia che mi viene da dire magnetica, come se in quella zona, Lucio, ci fossero ehm, dei, dei tunnel sotterranei alieni, come se si lavorasse in quella zona, nel sottosuolo. Questa cosa la vedo anche nella sua struttura lavorativa. Vedo questo ambiente, anche di lavoro, connesso sotto e anche sopra Mhm. con l'interferenza aliena, come se vedessi, sembra assurdo, ma dei laboratori, oltre che sotterranei, li vedessi anche olografici nell'aria, sopra la struttura, non Sì, sopra sopra, proprio.
poco sopra. Sì, ma laboratori sono ovunque, insomma, alla fine poi la Sicilia è pienissima. Ma tu non vivi, Anna, nella base, no? Sei fuori dalla base, ok. Fuori dalla base, ma in qualche modo il posto in cui lei vive è connesso alla base, Sì, perché ci sono delle connessioni sì, sotto, sopra, eteriche, fisiche, probabilmente non fisiche, ma ci sono delle connessioni. lo confermo. Va bene, vediamo gli infiniti scenari di Anna. Uno è cambiare città, cambiare regione. Se lei si connettesse ad Ergo e acquisisse la sua filosofia, potrebbe farlo, Beh, come connettersi ad Ergo? cancellando quell'immagine nello specchio, smettendola di guardarsi così come l'hanno guardata tutti per tanto tempo e guardare veramente se stessa, scoprire la sua bellezza, le sue capacità, senza giudicarsi, smettendo di avere rabbia per gli altri, perché alla fine quello è inutile essere arrabbiati con gli altri, perché abbiamo accettato noi quel modello. Magari quando siamo piccoli lo accettiamo di default, ma quando iniziamo a crescere la nostra consapevolezza aumenta. Bisogna sradicarsi da ciò che ci hanno inculcato, metterlo in discussione e inserire nella nostra filosofia del nostro intendo, il nostro pensiero, la nostra produzione, non prendere per buono quello che ci viene detto ed alimentarlo tutta la vita. Anna non si è mai guardata veramente dentro, non ha mai voluto realmente cambiare. Mi dispiace dirlo, ma è così, perché lei ha paura, Di cosa? ha paura di cambiare, perché dice già così non sono mai stata accettata. Se poi cambio e addirittura finisco peggio, perdo anche questo lavoro, non mi posso più sostentare. Ha paura e poi ha paura di vedersi, ha paura di scoprire com'è realmente fatta. Quindi utilizza una critica ostile contro se stessa che si rispecchia anche con tutti quelli che ha intorno. E questo la fa vivere nelle basse frequenze e genera tutta una serie di circostanze per le quali va a vivere in un luogo che è interferito e che quindi tutto si rompono tutti gli equilibri, si rompe la caldaia, si rompe, non so, la porta, si rompe qualsiasi questo non funziona perché nella sua vita lei sente che non funziona nulla. Perché? Perché non si è messa mai realmente in gioco, perché non è riuscita a vedersi, ha paura di scoprire come è fatta, chi è Anna veramente. Preferisce restare nella visualizzazione che hanno avuto e nella considerazione che le hanno dato gli altri. I genitori in primis. Sì, Bene, portale aureo, apriamolo e mostriamolo alla madre e al padre. Dopo 8 anni è tempo di andare a vedere come si sta lì e se si vuole tornare di qua. mi dispiace, ma la visualizzazione che ho è che loro si allontanano, indietreggiano. Perché? Perché sentono la connessione con i figli, con l'interferenza Mhm. e pur volendo, non tanto per il legame con i figli, sono sincera, ma per questo meccanismo di interferenza, loro sono interconnessi, quindi sentono questo cambiamento come troppo grande.
Ok, ma non ha nessun senso questa cosa. La connessione con i figli resterà sempre e comunque, anche se vanno a vedere com'è e anche se restano nel portale aureo. Si entra e si esce dal portale aureo, non è una fase e poi addio. Loro ti stanno ascoltando. Provo ad accompagnarli. Mostraglielo, no, no, mostraglielo. Ne sono attratti perché vedo che lo guardano, però non compiono il passo. Mi dicono che hanno bisogno di tempo. Vabbè, e allora che tempo sia? Non possiamo obbligare nessuno. Mi spiace. Può andarci Anna, però, a vedere com'è. I umani, cioè gli incarnati, alcuni lo hanno fatto. Vediamo. Lei vuole entrare. Nel momento in cui lo fa, compie di getto 4-5 passi all'interno e si ferma. Ed io vedo letteralmente sciogliersi gli impianti. E lei sospira, respira affannosamente perché dice che finalmente prende aria, finalmente respira, finalmente non si sente più stretta, chiusa, ehm, rigida. Dice E... che può Mhm. percepire la sua energia, scusami. No, no, tu. E ergo, quella componente nel DNA, quella quasi porticella di Dio, no? Si attiva? Sì, pulsa tantissimo. Ok. Anna non deve stare qui però, perché è incarnata nella sua bella isola. Ha un'infinità di possibilità davanti. Andare a vedere cos'è il portale aureo le è servito ad attivare Ergo. Ora, Ha paura di uscire. Ha paura di uscire perché pensa che tornerà nella medesima condizione di prima. allora non l'ha attivata questa particella, perché la particella presuppone la consapevolezza che lei può tutto. Dice, hai ragione, voglio provare ad essere una creatrice. Ed esce dal portale. Attenzione, la creatrice non fa ragionamenti sensati e razionali. Ho una certa età, ma chi mi piglia, poi comunque questo, poi comunque quello, ma poi devo anche considerare che questa è la ragione. La vera creatrice è quella che si butta e lo fa, che addirittura inizia a visualizzare i suoi obiettivi. Ho conosciuto tante persone che hanno fatto questa cosa e le hanno ottenute. Hanno visualizzato la casa che avrebbero comprato e l'hanno trovata esattamente così alla cifra che avevano pensato. Hanno pensato di vedere, di avere, comprare una casa e una signora rumena e di comprarla alla tal cifra e hanno vinto la lotteria della cifra corrispondente. Un'altra persona che conosco proprio in Sicilia ha preso una cattedra dal nord in un paese microscopico dove voleva andare ad abitare, a lavorare. E si è visto visualizzando salire quelle scale di quella scuola precisa tutte le mattine, sentire l'odore dell'aria, della primavera, dei fiori e così via. Ed è successo.
Lì proprio mi sono veramente molto stupito perché ha sbaragliato ogni concetto logico, non aveva la graduatoria, l'avrebbe avuta dopo 7-8 anni, una piccola possibilità, non ce l'aveva quella possibilità, l'ha beccata. E ha avuto culo, non c'è il culo, se non quello su cui ci sediamo quando ci ficchiamo sopra una sedia. La fortuna non esiste, la sfortuna non esiste. Quindi il suo quinto, quarto punto, la sfortuna già non è un punto. Esiste la consapevolezza, quella sì che esiste. Esiste la creazione. Cosa fa a queste parole? Già più di una volta è andata al cluster dove ci sono i suoi contratti, i suoi patti ed è andata di fronte all'avatar, questo fantoccio finto davanti a un computer con la tastiera, il monitor e il mouse che gestisce tutte le sue vite parallele per conto di lei. Non è un'interferenza brutta e cattiva, non è una creazione aliena brutta e cattiva che viene dai laboratori, è comunque solo una sua creazione anche quella, oltre che i contratti nel cluster. Può andare prima là, poi qua, può andare contemporaneamente in tutti e due i posti, cluster e avatar, può non fare nulla, può togliere tutto, può trasformare tutto. Cosa fa Barbara? Va via. Dice in automatico, creo di essere libera, fa le valigie e va via, cambia città. Non ho più interferenze, non ho nulla, vado via. Cambio la mia vita e sono finalmente me stessa, dice. Andiamo comunque a vedere cosa c'è nel cluster. I contratti e i patti, come li vedi? Beh, in questo preciso istante non li vedo. Vedo la stanza vuota. Li ha già tolti. Sì, Come erano quelli relativi a tutta la diatriba fratello? erano pieni zeppi di contratti, di fogli. Vedo addirittura su questi contratti delle macchie di sangue che mi danno il senso della passionalità, della cronicità di questi patti. I patti relativi al dovere per forza lavorare nella base militare, come li vedi? Non li vedo più Come erano? come erano. Erano sigillati in una forma di un diamante ed erano sigillati al suo interno chiusi, non era possibile aprirli se non con un laser. Quindi erano custoditi in bella vista. Come erano i contratti relativi al fatto che, nonostante lei abbia delle alte capacità, fa sempre lavori non all'altezza. Li vedo che erano ehm, arrotolati in una catena di ferro, in tanta ferraglia. Quindi non c'è più nulla. Adesso no. Bene, siccome è creatrice, cosa crea qui al suo posto? Ci mette delle sfere di luce, mette altre alte frequenze e crea libertà, frequenza della libertà. Va bene. Con questa condizione, il IOS esiste ancora? No, Con questa condizione, lo scarafaggio, la zecca, e il ragno esistono ancora, cioè sfortuna, paura e ribrezzo. no. Tutti quei impianti mentali, eterico-mentali nella testa e gli altri ci sono ancora.
No, Nuova vibrazione era 30.000. 128.000. Nuova consapevolezza. È un salto talmente grande che vedo i numeri salire in salita e mi fa sorridere perché sento una buona vibrazione, come se vedessi i secondi in crescita. Quindi da 36 a Vediamo avanzo. 720 mi arriva. anima era a 7. 10. Vite precedenti, parallele. 101.000. Cervello era 8. 9. Suscettibilità ipnotica era 32. Abbiamo scoperto che con 40 si può andare in ipnosi, da soli. Vedo il 40. 3D 52. Come se vedessi lo stesso numero qui. E 98 e mezzo la vivacità animica. 100. Va bene. Anna, mi chiedi degli animali tuoi? Un gatto? Più di un gatto? Due gatti. Facciamo un check facciamo anche sulla casa. Beh, in questo momento la casa la vedo pulita all'interno, nel senso che rimane la zona contaminata, ma in questo momento lei ha protetto la sua casa nel senso di mura e interno. E i gatti hanno seguito il suo lavoro, Mhm. Due si gatti e un sono, cane. Mhm. ok, si sono ripuliti e in questo momento li vedo con delle alte frequenze. Erano anche loro appesantiti dall'interferenza. Beh, scusa Anna, vengono con te. Qual è il problema? Se cambio casa, dove li sistemo? Che sono delle piante che crescono dai muri, sono degli animali che puoi raccontare. Ok, Barbara, la creatrice Anna non solo può eliminare i contratti, togliere l'avatar, può anche creare dei costrutti energetici divertendosi eh, dove vuole, nei posti come i cluster dove ci sono e risiedono i futuri contratti che lei comunque stabilirà per se stessa e con se stessa, vivendo non certo in un paradiso terrestre, ma in un posto dove si fanno esperienze che si chiama Matrix e nel suo caso cosa crea? Beh, la vedo proprio sperimentare questa magia. Beh, la vedo creare luce, la vedo creare sfere di luce continuamente, che la porteranno ad avere un nuovo lavoro, una nuova casa e anche una relazione. Facciamole creare un ad eternum per se stessa, una creazione che resterà per sempre ad eternum, e ne vuole mandare uno anche al fratello. Che lo accetta. Ok, sì. Va bene, messaggio finale di Anna a se stessa.
Puoi essere ancora bambina, puoi divertirti, puoi giocare, puoi fare tutto ciò che desideri, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Tu puoi creare o puoi distruggere. Hai distrutto abbastanza finora, adesso creiamo insieme. Come la vedi? In questo momento mi viene da sorridere perché vedo tantissima energia. La vedo proprio con l'energia dei bambini, perché lei non ha sperimentato tutto questo, quindi la vedo proprio contenta, energica, curiosa Che e mi ride piace per delle molto. cose così qualunque, qualunque. Esatto, Questa intendi l'energia dei bambini. esatto. Perfetto. Barbara, abbiamo finito, però non disconnetterti